Se stai pensando di usare Descript per l'editing dei tuoi video, qui probabilmente troverai la risposta se ha senso per te usarlo oppure no. Faccio editing, montaggio di documentari, di formati non fiction, soprattutto per le televisioni dal 2013. E negli ultimi anni mi sono interessata molto all'AI e sto cercando di rispondere a questa domanda. Ha senso usare l'AI nel montaggio oppure no? E in generale come può l'AI velocizzare il nostro lavoro? Durante le mie ricerche ho provato vari tools che integrano l'AI nell'editing di video e mi sono imbattuta in Descript. In questo video parlo di questo, ma in generale una cosa importantissima che ho capito è questa. Non esiste un tool specifico perfetto per tutti gli scenari, per tutti i tipi di video. Esistono tools diversi a seconda del video che si vuole fare. Io non so che video vuoi fare tu, non so qual è il tuo lavoro, se stai facendo video su YouTube, se vuoi fare video lunghi, video corti, shorts, se ti occupi di social media, se lavori in televisione, se lavori nel cinema. Quindi ci sono tools diversi per ogni situazione. Andiamo a vedere Descript. Adesso vi mostro il programma dall'interno. Si crea un nuovo progetto video e si può scegliere di importare il proprio materiale girato con la camera esterna oppure di registrare all'interno di Descript, come sto facendo adesso in questo recording che vedete. Scelgo un progetto che ho fatto qualche settimana fa per il mio canale YouTube, così vedete come l'ho montato. Funziona così: c'è a sinistra il testo e si monta il più possibile qui dal testo. Ci sono dei layout che si possono scegliere, ad esempio qui ci sono soltanto io in mezzo all'immagine, schermo intero, quindi è il layout speaker praticamente. Però si può anche scegliere altri layout, ad esempio per questa parte ho usato il layout intro, in cui si vede soltanto il testo. Oppure in questa parte in cui ho inserito una grafica, ho scelto il layout paragrafo e quindi diciamo è un modo diverso da montare rispetto ai software tradizionali, però per chi non conosce software tradizionali come Premiere Pro ad esempio, secondo me è molto facile, molto intuitivo, devo dire la verità. E sì, vedete che ci sono alcune frasi cancellate nella mia timeline, ad esempio questa. E perché questo? Perché ho usato l'AI per togliere alcune frasi ridondanti o per correggere le volte in cui ho sbagliato. Ho usato esattamente questa funzione, AI Tools, Remove Filler Words, Remove Retakes. E ho usato anche Shorten Word Gaps, quindi ho cancellato un po' le parti troppo lunghe dove mi sono interrotta. Adesso questo è il testo finale. Ho fatto anche tante modifiche nella timeline. Io qui ho aggiunto dei titoli ogni tanto, basta andare negli elementi, aggiungere, si può scegliere titolo, sottotitolo e poi nel titolo si può scegliere il font, è veramente semplicissimo. Ci sono anche dei media. Ad esempio possiamo aggiungere video, possiamo aggiungere immagini, possiamo anche crearle con l'AI, possiamo aggiungere degli sfondi e poi ci sono tantissime funzioni AI che sono utili. Io ho trovato utile ad esempio il suono, per pulire il suono, perché secondo me funziona molto bene la pulizia del suono. Essendo un tool basato sul testo, si lavora anche benissimo con le caption, con i sottotitoli. Qui c'è una lunga lista di tipi di sottotitoli. Poi c'è anche il cosiddetto AI Underlord, che è pensato come un agente che va direttamente a modificare la timeline secondo le nostre istruzioni. Qui naturalmente bisogna essere capaci di scrivere dei prompt validi
L'ho trattato un po' come un ChatGPT e ho scritto un po' così in modo molto automatico quello che volevo fare. Per me non ha funzionato benissimo, sono sincera. Non so se sia perché il mio testo è in italiano e forse non è ancora abbastanza in grado di processare l'italiano, oppure perché io non ho scritto i prompt giusti. Bisognerebbe sperimentare di più, ma non ci ho investito molto tempo. Quindi se volete vedere un video dedicato proprio all'Underlord e al montaggio fatto con un agente in automatico, scrivetemelo nei commenti e la prossima volta cercherò di sviscerare un po' di più l'argomento. Quindi per chi è Descript, per chi funziona bene? Funziona molto bene per creators, per chi fa video lunghi con molto parlato. Funziona molto bene per podcasters perché montare un podcast con Descript è molto molto veloce, semplice, intuitivo. Funziona bene per chi vuole creare video educativi, ad esempio videocorsi. E chi fa un corso non per forza è una persona tecnica che si intende di montaggio, semplicemente vuole trasmettere il suo messaggio, vuole insegnare quello che vuole insegnare, non deve imparare un programma complicatissimo. Descript è anche adatto alle aziende. Spesso le aziende quando assumono nuove persone creano dei video esplicativi per spiegare una volta sola i processi, il metodo di lavoro, ma anche le aziende non sono per forza video editors o case di produzione o creatori di contenuti, quindi è molto utile avere un software come Descript in cui si monta automaticamente senza pensare troppo al montaggio stesso, ma più al contenuto. In tutti questi casi la priorità, l'obiettivo del montaggio non è quello di creare un video cinematografico, ma è semplicemente quello di trasmettere il messaggio, insegnare qualcosa e montare in modo veloce. Ad esempio, quando si tratta di social media, sappiamo tutti che più video si riesce a caricare e più le possibilità di crescere sui social media sono elevate. Quindi vogliamo ridurre a tutti i costi i tempi del montaggio e vogliamo a tutti i costi raggiungere più persone possibile. E in questo Descript funziona molto bene. Ci sono però in Descript anche dei limiti che dobbiamo guardare davvero seriamente. Per un controllo totale nella timeline, delle pause, dei silenzi, per montare l'audio soprattutto in modo molto molto professionale, con varie tracce audio, con musica, con effetti sonori e anche tra i livelli delle tracce video, vediamo che non abbiamo tanto controllo. Quindi io direi per chi non è Descript sicuramente, non è adatto per un montaggio cinematografico o per un montaggio di formati televisivi in cui abbiamo di solito molto materiale, molte tracce video, molte tracce audio. Vogliamo andare proprio nel dettaglio del montaggio e vogliamo montare in modo narrativo, soprattutto per quanto riguarda il color grading, soprattutto per quanto riguarda il montaggio del suono e anche gli effetti. Questi sono praticamente inesistenti in Descript, ci sono ma sono molto semplici. Potremmo partire da Descript per lavorare ad esempio molto velocemente con le interviste e poi però dovremmo spostarci in un altro software per montare di più, in un software ad esempio come Adobe Premiere o DaVinci Resolve. Descript si posiziona chiaramente come uno strumento soprattutto focalizzato sul testo, non sul montaggio delle immagini. Per adesso almeno, non sappiamo come si svilupperà questo strumento, ma io penso che sia proprio un modo di pensare l'editing diverso. Quindi secondo me la cosa fondamentale è capire che tipo di progetto stiamo montando, di che tipo di editing si tratta. È un progetto più basato sul testo
È un video per YouTube, è un video in cui c'è una persona che parla davanti alla camera, un po' come questo, allora in questo caso di script va benissimo. Se invece abbiamo un progetto più complesso, che potrebbe anche essere un video di YouTube, ma più artistico, più creativo, in cui vogliamo lavorare col suono, in cui vogliamo sperimentare con tanti tipi di immagini, allora in questo senso, secondo me, di script non va bene. La cosa fondamentale è la chiarezza. Vogliamo sapere dall'inizio qual è il nostro obiettivo, cosa vogliamo fare e dobbiamo fare il nostro meglio per raggiungerlo. Se questo video ti è stato utile e se anche tu vuoi capire come integrare l'AI nel montaggio dei tuoi video, forse ti interesserà questo video in cui ho fatto un po' una panoramica dei vari strumenti di montaggio che integrano l'AI. Spero di vederti nel prossimo video. Grazie, ciao, alla prossima.